Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Manu The Det, bentornati qua sul mio canale. Appuntamento fisso ed immancabile per quanto riguarda gli ultimi acquisti videoludici. Vi parlo di quello che ho giocato nel mese scorso, quello che ho comprato, e ve lo mostro come faccio sempre nei miei video. Lo scorso mese è stato un mese un po' al risparmio perché ero appena tornato dal Giappone, dove avevo speso non pochi soldi, anzi mi ero riempito la valigia. Difatti gli ultimi acquisti videoludici speciali di Tokyo è stato anche uno dei miei video più lunghi per quanto riguardava questo tipo di video, quindi sono andato un pochino a risparmio finché poi la bomba finale del mese mi ha praticamente vanificato tutti i risparmi che avevo pianificato durante il corso degli acquisti mensili. Ma detto questo, procediamo come faccio sempre. Parto dall'attuale generazione, quindi dai videogiochi più recenti, e su PlayStation 5 ho preso Fatal Fury City of the Wolves. Incredibile che dopo 25 anni sia uscito un nuovo gioco della serie di Fatal Fury, storica serie Neo Geo da SNK, ha un trascorso incredibile, in parte era anche nato da ex sviluppatori Capcom, insomma dietro c'ha tutta una lunga storia, ed è assurdo che dopo tutti questi anni sia uscito un nuovo gioco, e non solo sia uscito un nuovo gioco, ma sia uscito anche un bel nuovo gioco, perché era ovviamente fondamentale che uscisse qualcosa di valido, e mi stava piacendo veramente tanto. È un gioco che ha delle meccaniche semplici, però quando poi si va al dettaglio, quando si vuole diventare più bravi, si va nel tecnico, quindi con le cancel, con rev cancel, la guardia perfetta, insomma tutte le meccaniche di questo gioco, ecco, il titolo diventa complicato, molto raffinato, e bisogna essere molto precisi e molto bravi a diciamo sfruttare queste caratteristiche che hanno inserito nel gioco. Molto bello, era già così anche il vecchio Garou per Neo Geo. Le cancel, il fatto di cancellare le mosse, era una delle cose più difficili che si facevano quando già eri più bravo a giocarci. Qui hanno mantenuto questa cosa e il gioco è molto bello. Ma ci pensate se qualcuno, esempio 10 anni fa, avesse detto: oh, sapete che tra 10 anni esce un nuovo Fatal Fury e come personaggi giocabili ci saranno Cristiano Ronaldo e Salvatore Ganacci, un DJ inventato, con un nome inventato. Immaginatevi la fine di questa persona. Secondo me l'avrebbero linciato in pubblico per aver sparato la stronzata più grossa dell'anno per quanto riguardava la serie di Fatal Fury. Eppure invece è proprio così, ci sono questi personaggi in questo gioco proprio come rooster principale e sono anche belli da giocare. Io quando avevo visto il trailer all'inizio ho pensato: no, ma che cavolo stanno facendo? Cioè questi personaggi, queste personaggi più che altro, cosa c'entrano con l'universo di Fatal Fury? Non sono né dei combattenti, non c'entrano niente con la lore del gioco. Eppure dopo averli inseriti e dopo averli provati mi sono piaciuti. Alcuni sono assurdi, tipo Salvatore Ganacci è un personaggio allucinante, uno di quei classici che ti annoia con tutte queste mosse strane che ha, ed è molto forte e anche molto utilizzato. Pazzesco. Comunque sia, il gioco è veramente figo. Io l'ho preso su PlayStation 5, non l'ho ancora aperto perché lo sto giocando su Steam, perché gioco i miei picchiaduro su Steam per non pagare ulteriori abbonamenti all'online per giocare con altre persone. Però gran gioco, prendetelo, veramente fantastico. L'ultima cosa per quanto riguarda PlayStation 5, anche se non è un gioco, ho preso il controller di The Last of Us, che ho già ricelofanato perché non l'ho aperto, te lo tengo sigillato da collezione. Ho l'idea di prenderli tutti, non ce ne sono tantissimi, e questo mi mancava, che è uscito anche da poco. Qui hanno voluto rimungere ancora una volta quella mucca che si chiama The Last of Us. Per quanto adori il gioco e la serie, ha una delle narrative più interessanti e meglio strutturate dei videogiochi di queste ultime generazioni, almeno per quanto mi riguarda. Però sì, qui hanno deciso di mungerlo ancora un'altra volta e tirarci fuori un controller a lunga distanza, tra l'altro da un titolo uscito su questa console, ma perché sta per uscire, o dovrebbe essere già uscito a breve, non mi ricordo, non so la data, ma dovrebbe uscire il Complete, ovvero questa collana che include il primo e il secondo, il primo rifatto, il secondo rimasterizzato. Quindi per l'occasione hanno deciso di mungere la mucca ancora una volta e hanno tirato fuori il controller, che è bello, comunque bello. Di solito i controller limitati su PS5 sono tutti abbastanza belli, ma ho molta paura per quando vorrò prendere quello di Hogwarts, perché costicchia. Bene, per la serie dai che ce la puoi fare anche tu, sono riuscito finalmente dopo tantissimi anni a sconfiggere un piccolo demone interiore per quanto riguarda il mondo dei videogiochi,
Questo demone si chiama GDR, giochi di ruolo, ma finalmente sono riuscito a finire il mio vero e proprio gioco di ruolo che si chiama Super Mario RPG, il remake del classico titolo uscito su Super Nintendo, che ovviamente non giocai all'epoca. Ho provato tante volte questo genere e inutile dirvi, inutile trovare scuse variegate, è un genere che mi annoia, non posso farci niente, le statistiche, i menu, interagire con dei menu, interagire con dei numeri, non li ho mai trovati interessanti e divertenti da giocare. Però negli anni sono riuscito a farmi piacere questo genere, soprattutto con quelli che hanno prettamente la componentistica action e hanno anche elementi di ruolo. Esempio, per rimanere in tema Nintendo, ho amato Illusion of Gaia o Terranigma, sono giochi che ho adorato tantissimo, ma non solo Super Nintendo, anche Alundra su PlayStation 1, The Story of Thor su Mega Drive, altro gioco che mi è piaciuto tanto. Ecco, sono riuscito a farmeli piacere solo se sono prettamente action e non veri e propri di ruolo come questo, che però ha delle cose che nell'insieme mi hanno aiutato a portarlo a termine, altrimenti non l'avrei finito. Beh, in primis i personaggi, li conosco, li adoro, sono nato con Mario per NES, quindi è stato impossibile non farmeli piacere. Secondo è che il gioco non dura tanto, e terzo che ha anche delle fasi action, proprio inteso come platform, e ha delle fasi ritmiche. Il gioco è molto ritmico. Ho giocato tanto negli anni a Guitar Hero, DJ Hero o Rhythm Tengoku su Game Boy Advance, quindi è un genere che conosco, che mi piace e che ho ritrovato, insomma, tutto mischiato qua all'interno in questo gioco, che mi ha aiutato a portarlo a termine e mi è piaciuto. Mi è piaciuto veramente tanto, insomma. Bella anche la storia di poter poi utilizzare anche Bowser, finalmente il Bowser non è il cattivone principale di questa storia, ma ci aiuta nella nostra quest a sconfiggere questo fabbro magno, questo fabbro cattivo e le sue spade, insomma la sua fabbrica di mostri. Bello, bello, bello. Bella anche la storia di Mello, il principe smarrito, e Geno, che è una specie di burattino incantato, una specie di Pinocchio della situazione. Mi è piaciuto. L'unica critica che gli devo fare musicalmente non è tanto bello. Cioè è bello, ma le musiche si ripetono sia in game che nei filmati che nelle fasi in cui si fanno i super colpi, perché a seconda del team che utilizziamo ci sono dei super colpi con delle animazioni, dei filmati particolari. È palloso perché la musica è sempre la stessa e si ripete in loop. Non hanno un po' variato in questo ambito. Non so se il gioco vecchio è così, ma non credo. Comunque l'unica critica che gli devo fare, perché il resto mi è piaciuto e l'unione di queste cose finalmente mi ha fatto sconfiggere questo mio demone personale dei giochi di ruolo, e adesso diciamo che posso avere un approccio più interessato rispetto a prima, perché ho bene o male capito che cosa devo cercare. Non sarà facile, alcuni mi hanno giustamente consigliato Paper Mario, probabilmente sarà uno di quelli che riuscirò a giocare, ma se non sono personaggi che amo sarà difficile. Beh, comunque, tutto sommato, tutto sto pappone per dirvi che sono contento di aver giocato un vero e proprio gioco di ruolo, di averlo finito e di essermi... insomma, che mi sia piaciuto anche tanto, ecco. Infine, per quanto riguarda Nintendo Switch, sempre per il mese appena passato, mi è arrivata la Capcom Fighting Collection, che mi era arrivato tra l'altro proprio nel periodo in cui stavo registrando il video sulla mia collezione per Nintendo Switch, che vi ho portato sul mio canale la scorsa settimana. Se non avete visto quel video, andatelo a vedere, perché lì vi racconto un po' quello che per me è stato Nintendo Switch, i giochi che ho preferito, che mi sono piaciuti, le stranezze giapponesi che ho scoperto in questi anni. Insomma, tra le tante cose mi mancava questo, perché è sempre costato tanto. Essendo un'esclusiva americana del formato fisico, costava sempre 60-70 euro. Poi, per, non so, fortuna, l'ho trovato a 30 su Amazon, nuovo sigillato, e finalmente l'ho acquistato. Tra l'altro da pochissimo è uscito anche la seconda collection, che arriverà nel prossimo video acquisti. Comunque mi mancava, l'ho preso, una bella collana, ma sto preferendo la seconda perché ci sono cose che non si vedevano da una vita, soprattutto giocarle online contro altre persone come Power Stone, Capcom vs SNK, Rival Schools, insomma. La seconda è più bella. Qui c'è roba sì bella, ma che preferisco indubbiamente nella seconda collana, che ha roba che non si vedeva appunto da tanto. Comunque, bella collana, e hanno la dannazione della versione fisica solo in America, vai a sapere. L'ultimo video che vi ho portato, che ha quella combinazione tra anime, manga e videogiochi, era inerente a Kenshiro, e in quel video avevo raccontato i miei giochi preferiti, e tra i tanti c'era ovviamente Lost Paradise, che proprio come dissi nel video ce l'avevo, lo avevo giocato ma non l'avevo finito, poi l'avevo rivenduto tra l'altro e l'ho riacquistato
per riprovarci. Anche questo tentativo non è andato a buon fine. Ho giocato di più rispetto all'ultima volta, ma nuovamente non sono riuscito a finirlo perché non è un bel gioco. Cioè, sì, è un bel gioco, ma è abbastanza palloso e ripetitivo. Non ce l'ho fatta. Sono arrivato nel punto in cui Ken combatte contro Rey, che deve nuovamente dimostrare che non è un picchiatore stupratore di donne. Dopo quel punto lì avevo altri giochi da giocare, perché come sempre ho tanti giochi da giocare. L'ho dimenticato, sono passati i giorni e me lo sono dimenticato alla fine, poi è rimasto lì. Non sono nuovamente riuscito a farmelo piacere, nonostante da giocare sia veramente figo, perché il team Yakuza, a quanto riguarda la parte dei combattimenti, sono veramente bravi. Questi sono forse gli unici giochi che puoi ancora chiamare picchiaduro a scorrimento, però è tanto ripetitivo. Sì, divertente, ci sono alcune cose assurde come Ken che fa il dottore o Ken che fa il barista, quelle fasi sono veramente allucinanti, però giocandolo mi sono reso conto che era noioso dopo un po'. Neanche quando poi vai a prendere i punti di pressione in quick time, ovvero agli inizi, quando fai esplodere i nemici ti devi subire tutta l'animazione, dopo un po' diventa una cosa abbastanza pallosa e ripetitiva, ma proseguendo nel gioco e sbloccando i vari punti puoi ottenere una, diciamo, uccisione istantanea con la pressione di un tasto senza doverti beccare l'animazione, quindi il gioco diventa più fluido, più veloce, insomma, devi stare meno a guardare e più schiacciare tasti e divertirti. Nonostante quello, però, fai sempre le stesse cose, vai sempre in giro per Eden, incontri sempre i soliti nemici che ti incontrano, devi andare in giro con la macchina. Non è bello, non lo so perché. Non mi ha preso, probabilmente sarà così e lo lascerò così, nel senso ci ho provato 2 volte, per 2 volte non sono riuscito a farmelo piacere. Preferirei giocare 1000 volte quello uscito su PlayStation 1 giapponese, che è uno dei miei preferiti. Niente da fare. Comunque, ce l'ho adesso, me lo tengo da collezione. Tra l'altro l'edizione questa con la copertina lenticolare è fighissima, però mi ha annoiato di nuovo. Iniziamo ad addentrarci nel mondo del vecchiume e su PlayStation 3 ho preso un gioco che si chiama Wanted Corp. È uno shooter con visuale dall'alto, abbastanza interessante. È quello che una volta si chiamavano twin stick shooters, ovvero con uno stick ti muovi e con l'altro spari in tutte le direzioni. Gioco interessante, questi 2 protagonisti sono dei cacciatori di taglie che sono stati assoldati da un gruppo militare perché su un pianeta è cascata una nave con dei super cattivoni su un pianeta dove facevano degli esperimenti, insomma diventava tutto troppo un casino. Cosa facciamo? Chiamiamo questi 2 cacciatori di taglie e mandiamoli in giro su questo pianeta ad ammazzare tutto quello che si muove. Gioco bello, mi è piaciuto. Questi 2 personaggi hanno il classico stereotipo di questi personaggi, ovvero lui, il classico tipo con le armi che spara più da distanza ravvicinata, mentre lei è più la ragazza con le magie, quindi oltre che a sparare ha anche dei potenziamenti magici, ecco, chiamiamoli così, potenziamenti elettrici, come in questo gioco. È bello, si va in giro ad ammazzare un sacco di lucertole, un sacco di animali strani e alcuni di loro hanno varie taglie a seconda di come li prendi, puoi catturarli sia vivi che sconfiggerli, ti guadagni, ti prendi ecco un tot compenso di denaro e poi con quel denaro aumenti le tue attrezzature, potenzi i tuoi strumenti eccetera eccetera. Insomma molto standard, niente di veramente particolare, però è un genere poco noto, cioè poco comune per quanto riguarda quest'epoca, soprattutto l'epoca PlayStation 3. Mi è piaciuto. Se vi piacciono giochi appunto di questo genere, uno dei miei preferiti ad esempio è Dead Nation, ma se vi piace anche Hades ad esempio, per rimanere in cose nuove, prendetelo, vi piacerà. Un po' di tempo fa qualcuno di voi qua sotto nei commenti mi aveva consigliato un gioco su PlayStation 2, lo aveva fatto in uno dei miei classici episodi di ultimi acquisti videoludici, non me lo sono dimenticato ma è passato un po' di tempo e finalmente l'ho preso. Quel gioco era War of the Monsters. Molto molto interessante, è un gioco che omaggia moltissimo l'epoca dei grandi film con i grandi mostri degli anni 50, ma anche tante cose che in Giappone sono successe nei periodi 60, 70, 80 e 90, alias i classici robottoni giapponesi, alias King Kong, la mantide, la cavalletta gigante, gli alieni venuti dallo spazio, insomma tutti questi tipi di mostri di film B-movie di questa epoca qua che combattono in questo gioco, perché è un picchiaduro d'arena tridimensionale che è un po' il seguito spirituale di King of the Monsters uscito su Neo Geo, questo solo che è in versione
poligonale. Mi è piaciuto, è un bel gioco, ha delle meccaniche interessanti, anche se diciamo che da giocare non è proprio pulito e rifinito, e quando si procede nel gioco, quando si fanno poi le missioni dove devi affrontare più nemici contemporaneamente, vieni letteralmente preso a calci nel culo, perché la IA di questo gioco è veramente tremenda. In questo gioco c'è un po' di tutto, le classiche combo pugno calcio, prese, super mosse, ci sono vari specie di globi, di orb colorati che devi prendere per la vita, per la tua stamina, per avere i super colpi speciali. Ha un po' di queste cose, super salti, puoi scalare i palazzi, puoi distruggere tutto. È bello da giocare, è bello, però ripeto, quando vai avanti nella campagna single player, quando poi inizi ad essere tu contro altri due invece che fare magari solo uno contro uno, ecco, lì diventa tosto, perché i nemici iniziano a prenderti, a scaraventarti, ti fanno super mosse, ti fanno robe che non puoi bloccare. Sono bastardi. La IA di questo gioco è molto cheap. Il gioco però mi è piaciuto, non l'ho finito perché sono arrivato a un punto dove stavo sclerando, perché era diventato troppo difficile, troppo assurdo, troppo rotto. I personaggi e i nemici sono veramente rotti in confronto al tuo misero piccolo personaggio che può fare 2 o 3 cosette. Però mi è piaciuta, l'esperienza è stata divertente, il gioco è bello ed è appunto un seguito di spirituale di King of Monsters uscito su Neo Geo. Bello comunque, mi è piaciuto. Ogni tanto c'è anche un po' di Xbox nei miei ultimi acquisti e ho preso Furious Karting per la prima Xbox, esclusiva che non avevo perché non sono mai stato un gran cultore di questi giochi di guida, però mi mancava, costava poco, l'ho trovato a 10 euro su Vinted e l'ho acquistato. Il gioco è carino, non ho sinceramente molto da dire da questo titolo. È buono da giocare perché i giochi di guida, se non hanno una guidabilità valida, sono dei giochi ovviamente di merda, ma qui i kart si guidano bene, le piste sono abbastanza carine, c'è la classica IA che ti corre dietro, ci sono alcune cose che ricordano un po' Mario Kart, qualche potenziabile, qualche booster, ma niente di roba strana, niente di roba particolare, insomma non si tirano gusci di tartarughe in questo gioco. Mi è piaciuto, carino, mi mancava essendo un'esclusiva per Xbox, pensavo di averle tutte, in realtà mi mancava questa e me ne mancano ancora, ero convinto di aver preso tutte le esclusive sulla prima Xbox. Comunque, preso, giochicchiato, carino, divertente, ma finisce lì. Ah sì, quello che in gergo chiamano proprio il classico gioco da tavoletta del cesso, Giana Sisters su DS, non perché è un gioco che fa cagare, ma perché è di una semplicità veramente incredibile e i livelli durano un niente, durano forse 1 o 2 minuti l'uno, ce ne sono una marea, ma durano pochissimo, sono facilissimi, c'è zero impegno e sono perfette appunto per le sedute sul cesso in quei minuti che ti servono per scaricare le cose in eccesso. È carino, ma è molto semplice. C'è il classico power up alla Mario, alias prendi una specie di fiore e spari. Niente di veramente particolare. Conoscevo ovviamente la serie di Giana Sister cominciata prettamente su Commodore 64. Era l'allora voglia di imitare il sempre di successo Super Mario Bros. Ha avuto il suo periodo in quegli anni, poi è uscito qualche gioco ed è stato dimenticato, perché spesso questo gioco è dimenticato, non veniva più accostato ai Mario Bros come si facevano negli anni d'oro di questo genere platform, però questo l'ho trovato abbastanza banalotto, troppo semplice, poche meccaniche, poche cose interessanti, ma ripeto, per il cesso va benissimo, ti metti lì un minuto, nel minuto in cui finisci il livello hai finito anche di fare il resto. Dalle vecchie conoscenze dei forum di tanti anni fa, dei forum del passato, e da un mio vecchio amico che si chiama Roberto, ho preso Shigeru Mizuki Yokai's Battle. Questo è un gioco che in Giappone chiamano Kusoge, che è l'unione di due parole, ovvero Kuso e Game. Kuso vuol dire merda, game vuol dire gioco, perché questo è un gioco di merda. Questo Shigeru Mizuki è noto per aver fatto, per aver disegnato Gege no Kitaro, alias Kitaro dei cimiteri, un manga molto noto di questo ragazzino che incontra questi mostri tipici delle mitologie giapponesi. Ecco, da qui poi ne ha fatto un videogioco, o meglio ha dato l'ispirazione per i suoi classici mostri che venissero poi creati in un videogioco. Ma questo gioco fa veramente cagare, c'è poco da dire, è un picchiaduro ad incontri che ha delle animazioni tremende. Ho giocato tanta merda su PlayStation 1,
rimaniamo in tema di questa parola, dei picchiaduro, perché ci sono tanti picchiaduro di merda su PlayStation 1, soprattutto in versione giapponese, ma questo penso sia il peggiore. Ha delle animazioni terribili, hit detection orrende, proprio brutto, musiche inesistenti, brutto brutto brutto, però mi mancava, lo volevo, tra l'altro è un gioco anche molto raro, per fortuna che grazie a lui l'ho pagato poco, perché lui ha sempre dei prezzi molto validi per quanto riguarda questa roba fetish giapponese, dalla sua ex vecchia collezione che andava avanti da una vita, l'ho acquistato e non ci penso più, ma è un gioco veramente orrendo. Come ben sapete colleziono anche colonne sonore su vinile, colonne sonore dei videogiochi, e su Amazon ho preso a 3 euro, incredibile, quella di Metro Exodus, che non era sicuramente una delle mie più ambite tra le colonne sonore che mi piacciono nei videogiochi, però per quel prezzo era ridicolo, non penso che ci sia più oramai su Amazon, però mi mancava, me lo ricordo Exodus, gran serie tra l'altro di Sparatutto in prima, l'Exodus me lo ricordo particolarmente per la grafica, non mi ricordo molto bene la storia, ma la grafica era spettacolare di questo gioco. I ragazzi spagnoli di Kai Magazine Software hanno colpito un'altra volta e hanno portato un nuovo gioco su Mega Drive. Tempo fa mi avevano inviato alcuni giochi da recensire, da condividere qua con voi, e li avevo portati in uno degli episodi della mia rubrica nuovi giochi per vecchie console. Questa volta il gioco non me l'hanno spedito gratuitamente, l'avevo prenotato io. Il gioco è The Secret of the Four Winds. Un lavoro tecnico incredibile in questo gioco, non solo c'è una grandissima qualità audio, una grandissima colonna sonora, ma ci sono anche tantissime fasi di video ben strutturati, disegnati con dei bei dialoghi, fatto veramente tanto tanto bene. È un action sparatutto con visuale dall'alto che mi ha ricordato un po' i giochi tipo Postal, questo tipo di giochi qui, anche i primi Diablo su computer, dove il nostro personaggio sta fermo, il mirino si muove a schermo, dobbiamo colpire i nemici. Molto interessante, la storia racconta di questo detective che a un certo punto durante un'investigazione trova un'arma speciale che lo aiuterà a sconfiggere dei cattivi, delle entità malvagie che proprio in quel momento hanno invaso il pianeta, e grazie all'aiuto di questi personaggi ancestrali che arrivano da altri mondi li aiuterà a sconfiggerli grazie a questa arma speciale. Molto molto interessante, ci sono anche tante fasi di dialogo e ci sono anche le classiche scelte a selezione A, B o C a seconda della risposta che si vogliono dare durante queste interazioni, che poi determineranno il finale del gioco. C'è tanto lavoro dietro questo gioco, tanto sviluppo, mi è piaciuto veramente veramente tantissimo. Molto bella anche la libertà di poter prendere la vettura, visto che lui è un detective, di prendere la vettura e di spostarsi anche un po' dove vogliamo all'interno di queste zone dove dobbiamo visitare, per fare sia un po' investigazione ma anche per sconfiggere questi nemici e fare piazza pulita. Ci sono proprio molti dialoghi anche con personaggi non giocabili che ti aiutano a capire un po' cosa devi fare durante il trascorso del gioco. Veramente bello, ripeto, hanno fatto un lavoro tecnico incredibile, c'è tanto lavoro dietro a questo gioco, merita veramente tanto, prendetelo perché è veramente veramente bello. Bene, l'ultimo gioco che ho preso, prima di mostrarvi la classica bomba finale del mese, è stato Super Chinese Land, che non ho pagato perché mi è stato gentilmente regalato da uno di voi che guarda i miei video. Grazie Stefano. Non ce l'avevo anche se lo conoscevo. Questo gioco è uscito da noi in versione PAL anche su Game Boy, si chiamava Ninja Boy. Avevo giocato e ho solamente Super Ninja Boy su Super Nintendo e non avevo ancora giocato a quelli su Game Boy, ed è molto molto carino, è un action combattimento, un action picchiaduro con vista dall'alto, dove il nostro personaggio, questo ragazzo, tira pugni a non posso a varie creature, varie cose, mischiate un po' al kung fu e alla mitologia cinese. Molto molto carino, ce ne sono tra l'altro 3 su Game Boy, e penso che a questo punto, visto che sei stato così gentile da regalarmi il primo, prenderò anche gli altri 2 così approfondirò la serie. Il gioco è molto carino, tra l'altro ci sono anche i classici salti da warp zone, dove a seconda di quello che fai prendi delle scale che ti portano in questi posti dove puoi saltare i livelli, proprio come nei classici giochi di Super Mario. Molto carino, grazie, mi è piaciuto veramente tanto, un gioco molto divertente. Eh sì, e alla fine poi, tra che volevo risparmiare perché ero tornato dal Giappone, che dovevo starmene buono e mettermi le mani in tasca, poi ovviamente Alessandro Ballanti e le sue offerte irrinunciabili, ho preso i Puffi Tour del Mondo.
uno dei giochi più rari per Master System, che tra l'altro ho trovato sigillato, ma tranquilli, ho già aperto per giocarci perché a me la roba sigillata non mi interessa. Però questo gioco si trova prettamente solo sigillato ed è un gioco che costa non poco, ma lo volevo prendere, non ce l'avevo ovviamente. Master System è una console che mi piace, che sto approfondendo in questi anni, e l'ho acquistato. Alla fine ho avuto questa occasione, ho detto dai, lo prendo adesso, così non ci penso più, essendo appunto il gioco in versione PAL più raro per Master System. Ha anche una storia molto interessante. All'epoca si erano scovati, si erano trovati dei grossi scatoloni qua in Italia, perché infatti al bolino Halifax di questo gioco, che in giro non si trovava. Infatti questa è una delle poche versioni che si trovano in versione PAL di questo gioco. Insomma, una storia tutta intricata dietro. Lo volevo acquistare sia per la bella storia che aveva dietro, ma anche per il gioco che non ce l'avevo. È un classico platform action abbastanza carino, e insomma alla fine ho fatto che prenderlo così dal nulla. Tra che non dovevo starmene buono, cioè non dovevo fare niente, ho comprato il gioco più raro per Master System in versione PAL. Va sempre così, queste cose vanno sempre così. Bene ragazzi, anche per questa volta siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che i miei ultimi acquisti vi siano piaciuti, e fatemi sapere qua sotto quelli che voi avete acquistato di recente, cosa state aspettando, cosa state giocando, così lo commentiamo qua sotto tutti insieme nei commenti. La prossima settimana arriverà un video semplice, arriverà anche un mezzo miracolo di una serie che porto molto sporadicamente, alias il FAQ. Ci siamo, finalmente esce un nuovo episodio, e probabilmente, visto che uscirà Switch 2, arriverà magari anche un unboxing. Vedrò se avrò modo di farlo, se avrò tempo e il corriere me lo consegnerà nello stesso giorno, porterò anche un video unboxing di Switch 2. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Mi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, di lasciare un mi piace a questo video. Ci vediamo la prossima settimana con il FAQ e con probabilmente l'unboxing di Switch 2. Non vedo l'ora che arrivi di poterla toccare con le mie manine. Ciao ragazzi, ci vediamo.